Ed eccoci qui, bentornati in un nuovo video. La volta precedente ci eravamo lasciati con le misure della nostra arma e le misure della nostra munizione standard. Oggi andremo ad analizzare più a fondo le componenti che dovremo utilizzare per il caricamento della nostra munizione. Iniziamo dal componente che la fa da padrone, che è il nostro proiettile, ogiva, palla, come preferite voi. Perché vi dico questo? Perché la munizione che noi studiamo per assemblarla l'andiamo a realizzare per una tipologia di caccia. Nel nostro caso le misure che abbiamo prese sono per la nostra semiautomatica che utilizziamo per la caccia imbraccata al cinghiale, perciò andiamo a scegliere una palla che sia idonea per svolgere questa tipologia di caccia. Dopo vari studi e varie ricerche, trovate migliaia e migliaia di palle, sono caduto sulla decisione di prendere la palla Hornady SST in 165 grani, anche se i tiri che ci verranno sottoposti durante questa attività sono tiri comunque medio corti, perché andiamo da un tiro da 7-8 metri fino ad un tiro ipotetico di un'ottantina di metri, anche se questa palla è studiata per tiri molto più lunghi, perché come possiamo vedere la coda della palla è una coda rastremata, ha una coda più piccola di diametro. Queste tipologie di palle qui sono studiate per non avere turbolenze dietro la coda quando lasciano il nostro fucile fino all'impatto, perciò è una palla studiata anche per tiri più lunghi. Siamo caduti sulla scelta di questa palla perché questa palla è studiata per avere una resa balistica terminale molto potente, cioè questa palla è studiata per rilasciare molta energia all'interno del nostro animale, e quindi ho deciso di impiegarla in questa munizione per le nostre battute al cinghiale. Dopo aver scelto le nostre componenti che andremo ad utilizzare, che sono la polvere, i bossoli, gli inneschi e la palla, iniziamo alla preparazione delle componenti. Ovviamente iniziamo dalla preparazione del bossolo. Abbiamo acquistato dei bossoli nuovi e ringraziamo il grandissimo Massimo Tomei che ci ha aiutato a reperire l'attrezzatura, come già detto molto difficile in questo periodo storico, e niente, iniziamo da qui. Allora, partiamo da un presupposto. Noi vogliamo ottenere dalla nostra munizione un risultato migliore delle munizioni commerciali. Perciò per ottenere un risultato migliore dobbiamo essere il più precisi e costanti possibili. Oggi vi parlerò della preparazione del bossolo, partendo da un bossolo nuovo, quindi non ha mai sparato, e partiamo dicendo che il bossolo è stato realizzato in fabbrica, da una pressa, da una macchina, e comunque può avere delle piccole differenze tra un bossolo e l'altro. Non tutti si aspettano che determinate lavorazioni devono essere eseguite su un bossolo nuovo, ma adesso vi mostrerò quali possono essere le differenze. La cosa che notiamo subito dopo l'acquisto dei bossoli nuovi è che all'interno, nel foro di vampa del nostro innesco, del nostro bossolo, potrebbero essere presenti delle piccole bavature. Vi dico su quel punto perché è il punto meno raggiungibile dai macchinari, e quindi come primo passaggio andremo ad uniformare i fori di vampa dei nostri bossoli e a eliminare le bavature, così da ottenere una combustione più semplice della nostra polvere e soprattutto omogenea, perché non tutti i bossoli hanno gli stessi residui, quindi
Se noi li rendiamo perfettamente uguali, la polvere all'interno brucerà nella stessa velocità e nella stessa maniera, e quindi possiamo ottenere un risultato che sia ripetibile. Allora, come prima cosa che vi volevo far notare è la differenza magari della lunghezza dei bossoli nuovi, perché ci potrebbero essere delle piccole differenze tra un bossolo e l'altro, e quindi per essere precisi e ripetibili noi dobbiamo portare i bossoli ad essere perfettamente identici. Allora, iniziamo a misurare il primo e prendiamo appunto su un foglio Excel, facciamo 4-5 misurazioni e vediamo la differenza tra un bossolo e l'altro. Eccoci qui ragazzi, il bello della diretta. Purtroppo la nostra camera ci ha abbandonato nel momento più bello, quindi cercherò di riprendere da dove avevo lasciato. Quello che vi volevo dire è che io ho portato a termine tutta la lavorazione dei bossoli che avevamo preso, ma riprendiamo e ricominciamo e andiamo a riprendere dalla misurazione dei nostri bossoli. Perciò 10 già li abbiamo preparati, ne prepareremo altri 10, non possiamo esimerci da questo. Quindi riprendiamo dalla misurazione dei nostri bossoli. Allora, abbiamo 63,06, il secondo misura 63,02, quindi come possiamo vedere già c'è una piccola differenza. 63,18, questa è una notevole differenza. 63,13, 63,05 e così via. Va bene, non andremo a misurarli tutti come ho fatto prima, ma vi posso garantire che comunque c'è una notevole differenza tra un bossolo e l'altro, perciò la prima fase che andremo a ottenere sui nostri bossoli, come avevamo già detto, è unificare il foro di vampa. Andremo ad utilizzare per svolgere questo compito questa piccola fresetta che, come possiamo vedere, ha una punta come se fosse una punta di trapano che va ad asportare le bavature che abbiamo all'interno dei bossoli nuovi, e in più andiamo a rendere un po' conico il foro di vampa. Questo ottimizzerà la combustione della nostra polvere e soprattutto la renderà uguale per tutte le cariche, così andando a ottimizzare le nostre munizioni. Quindi questo è un passo per me fondamentale. Questo passo va fatto solamente sul bossolo nuovo, perché quando andremo a ricaricare un bossolo già sparato, questo passaggio noi precedentemente già l'avevamo fatto. Perciò iniziamo a svasare il nostro foro di vampa facendo 3-4 giri e asportando i residui. Come possiamo vedere, ci sono dei piccoli pezzetti di metallo che sono esattamente quelle piccole bavature più un piccolo strato di ottone del foro. Come possiamo vedere è un passaggio molto rapido, non ci porta via molto tempo, però ci tenevo a dirvi che se siete persone poco pazienti e non avete il tatto per fare queste lavorazioni, ragazzi, non iniziate questa attività, perché è un'attività che ci porterà via un sacco di tempo per lo studio delle palle che vogliamo utilizzare, della polvere, perché scegliere quello, perché quell'altro, perciò consiglio questa attività alle persone veramente che sono come me maniacali, che vogliono ottenere il massimo e soprattutto che vogliono studiare ed imparare cose che non sono
comunemente materia di cacciatori comuni. Quello che volevo anche dirvi è che questa pratica viene fatta anche dai nostri amici tiratori. Noi ovviamente, essendo cacciatori, andiamo a realizzare munizioni per la caccia, ma comunque qualche piccolo consiglio è comunque alla stessa maniera fondamentale anche per gli amici tiratori. Loro saranno molto più precisi di noi, perché noi dobbiamo comunque calcolare che noi spariamo con armi da caccia, quindi armi che sono un pochino più leggere delle canoniche armi da poligono, e quindi molte tematiche che andremo a toccare in questa serie noi non le affronteremo nemmeno, perché parlarvi ad esempio della forza di Coriolis per il tiro da caccia da campo mi sembra veramente una sciocchezza. Però sappiate che ci sono anche tantissime altre altri studi che i nostri amici tiratori fanno, perché loro vanno ad ingaggiare bersagli anche a 800, 900, 1 chilometro di distanza, perciò lì la precisione, la bontà dell'arma, la bontà delle munizioni, tutti i conti che vanno fatti per ottenere risultati a quelle distanze, noi non andremo a toccarli tutti, perché diciamo che il tiro da caccia non supera quasi mai i 300 metri. Poi comunque anche voi capirete che affrontare tutti i punti in una serie sarebbe veramente impossibile, e soprattutto la serie diventerebbe talmente lunga, talmente noiosa e talmente difficile da comprendere che non è questa la sede dove noi dovremmo parlare di queste cose. Però ricordate che ci sono queste cose. Se vi piace l'idea di studiarle tutte alla perfezione, ci sono molte persone che sono molto più esperte di me sul tiro a lunghissima distanza, specialmente sul tiro sportivo, e loro possono veramente risolvere qualsiasi vostro dubbio. Allora, abbiamo unificato i fori di vampa, abbiamo tolto le bavature presenti all'interno, che sono le bavature della fabbricazione del nostro bossolo, ed andiamo ad inserire il nostro dice full. Questo è un dice full. Che cosa significa? Che è un dice che calibra totalmente il bossolo. Io vi consiglio di utilizzarlo sempre per gli amici cacciatori che vorranno ricaricare munizioni per armi semiautomatiche, e poi ci sono altri dice che andiamo ad utilizzare quando andiamo a caricare le munizioni per le nostre bolt action. Comunque per entrambi i caricamenti, per entrambe le tipologie di arma, io nella preparazione del bossolo all'inizio faccio sempre questo passaggio, perché voglio ottenere l'uguaglianza dei nostri bossoli. Perciò io li ricalibro anche all'inizio e vi faccio vedere come si fa. Allora, abbiamo messo il nostro dice, andiamo a mettere un pochino di lubrificante sul colletto del nostro bossolo e sul corpo, mai sulla spalla, ragazzi, ricordate, mai sulla spalla. La spalla è questa parte inclinata del nostro bossolo, perché possiamo andare a aumentare il diametro, perché il grasso comunque occupa dello spazio, e possiamo fare dei danni al bossolo. Perciò solamente il grasso sul colletto e sul corpo, ed andiamo a calibrare il nostro bossolo. Il primo l'abbiamo fatto e così via. Avanti con il prossimo, grasso su colletto e corpo, e via. Comunque ragazzi, se ci sono domande o punti che non sono chiari, vi ricordo di iscrivere e commentare il video, così magari nei prossimi episodi io posso riprendere qualche discorso dove non sono stato abbastanza chiaro. Come potete immaginare,
gestire una conversazione con una camera e non con una persona che in diretta ti fa le domande per cui non ha capito i punti è un po' difficoltoso, perché quando registriamo io sto parlando ad una camera. Perciò se avete dei dubbi e delle perplessità scrivetemele nei commenti. Nel mentre che facciamo la nostra calibratura dei nostri bossoli, vi ricordo che caricare munizioni è un'arte molto pericolosa, ci tengo a dirlo continuamente, perché all'interno di questi nostri bossoletti potremmo ottenere pressioni che si aggirano intorno ai 5000 bar. E ragazzi, 5000 bar vi lascio immaginare che cosa sono, perciò non improvvisate cose, affidatevi sempre a persone capaci, a persone esperte, studiate manuali, perché far esplodere un'arma ad un palmo dal viso non è la cosa più bella del mondo. Divertirsi è un conto, farsi male è un altro. Ok? Mi raccomando, abbiamo quasi finito di calibrare i nostri bossoli. Ok. Ne mancano ancora 2 e abbiamo terminato questa operazione. Spero comunque di essere abbastanza chiaro, spero che vi sto facendo divertire, perché io mi sto divertendo insieme a voi. Allora, questo è l'ultimo, abbiamo ricalibrato i nostri bossoli, togliamo il dice. Se volete qualche informazione su questa pressa, questa è una pressa Orna di Lock & Load che presenta queste bellissime boccole a sgancio rapido. Io una volta che ho tarato i miei dice mi basta inserirli e sono a misura, quindi diciamo che la scelta è ricaduta quasi obbligatoriamente su questa pressa. E adesso andiamo ad uniformare la lunghezza. Dopo aver tolto i residui sul foro di vampa, averli ricalibrati, adesso li rendiamo perfettamente lunghi alla stessa maniera. Per ottenere questo passaggio io mi affido a questa fantastica fresetta della Lee, che ci permette di fare più passaggi contemporaneamente rispetto ai classici tornietti. Perché? Perché ha sia la fresa che riduce la lunghezza del nostro bossolo, e in più nello stesso tempo possiamo svasare il nostro colletto e uniformare la parte esterna semplicemente con un solo passaggio. Invece i classici tornietti non ci permettono di fare questa lavorazione contemporaneamente. Come possiamo vedere, anche la lampada ci ha abbandonato. Speriamo che riusciamo a terminare questo video. Purtroppo in precedenza ci ha abbandonato la batteria, adesso ci ha abbandonato la nostra lampada, ma noi continuiamo. Voglio dire, questo è il bello della diretta. Come possiamo vedere, la nostra fresetta si è alzata perché ha queste lame che sono retrattili, e andiamo a uniformare la lunghezza dei nostri bossoli. Come possiamo sentire, adesso la nostra fresa sta asportando del materiale, ma bastano veramente pochissimi giri e il nostro bossolo è perfettamente trimmato. Questo è un passaggio secondo me fondamentale. Adesso vi provo a far vedere i colletti prima e dopo. Non so se si vede, purtroppo la luce ci ha abbandonato, ma questo è un bossolo non trimmato e questo è il bossolo che abbiamo appena lavorato. Questo passaggio per me è fondamentale perché rende il colletto perfettamente liscio, e nell'inserimento della palla secondo me abbiamo un vantaggio sulla conicità, e questo vantaggio poi lo vedremo quando andremo a
esplodere i colpi, perché ci porta ad essere il più precisi e uguali possibili con le nostre munizioni. Andiamo avanti così con la trimmatura, questo passaggio si chiama trimmatura, e unifichiamo la lunghezza dei nostri bossoli rendendoli tutti perfettamente uguali. Vi ripeto, mi scuso che anche la lampada ci ha abbandonato, ma purtroppo è il bello della diretta. Ecco qua i nostri bossoli. Poi andremo a vedere la bontà di questo macchinario e a vedere la lunghezza totale dei nostri bossoli, a che misura è arrivata, e la bontà tra un bossolo e l'altro. Vediamo se veramente ne vale la pena, no? Ok. Poi, una volta che abbiamo terminato questa operazione, andiamo a rimuovere all'esterno con una pezzetta il grasso che abbiamo utilizzato per ricalibrare il nostro bossolo, e all'interno ci passiamo un semplice scopolino della nostra carabina per andare a togliere eventuali residui interni di ottone, eccetera eccetera. L'ottavo è stato fatto, arriva il nono. Come possiamo sentire adesso la fresa sta asportando del materiale fino a non sentire più nulla, che è il momento in cui è terminata la nostra trimmatura. E voilà. Eccoci qui. Allora ragazzi, abbiamo terminato la preparazione del nostro bossolo. Adesso con uno straccetto andiamo a rimuovere il grasso all'esterno, ma ovviamente questa operazione la facciamo senza registrarla, perché è veramente una sciocchezza. Passiamo uno scopolino all'interno, eliminiamo i residui e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ciao!